Regista. Ecco, noi ci riuniamo per fare una valutazione su quali sono le speranze dell'opposizione alla guerra dopo le elezioni europee, le speranze, le condizioni, la situazione. E siamo i disarmisti esigenti con i collaboratori che abbiamo indetto questa consultazione. E quindi dovremo fare una valutazione del voto e anche delle proposte. Per esempio, l'idea che ci era venuta, poi darei subito la parola a Ennio, è quella di formare un gruppo parlamentare, proporre un gruppo parlamentare di obiezione alla guerra al Parlamento europeo, partendo dal concetto che chi vuole essere coerente in qualche modo si deve organizzare ed essere deciso, perché al Parlamento europeo oggi non ci sono forze che mettono l'opposizione alla guerra al primo posto. L'opposizione alla guerra, noi diciamo obiezione alla guerra perché vorremmo fare entrare in campo la dimensione della coscienza, è una cosa diversa dall'essere per la pace, perché per la pace sappiamo che sono tutti, no? Poi la pace la raggiungono molti, no, sostengono di raggiungerla attraverso la vittoria militare. No? E il Parlamento europeo ha fatto varie votazioni in cui si è schierato in modo massiccio a fianco dell'Ucraina per la resistenza armata ucraina, per fornire assistenza militari ed armi. E in questo voto ci sono state praticamente quasi tutte le forze politiche, c'è stata una quasi unanimità, a parte alcuni dissensi italiani e alcuni nel gruppo della sinistra, ma neanche tutti non nel gruppo della sinistra del Parlamento europeo. Ora, per esempio, c'è un fronte popolare che si è fatto in Francia contro la destra, ma tra i punti centrali del programma, non so in questo momento chi si sente, no, con Benedetta disattiva audio. Eh, eh, Chiudete l'audio per cortesia, se sì, no Alfonso non lo riusciamo a sentire. quindi faccio l'esempio di questo fronte della sinistra contro la destra, queste elezioni anticipate in Francia. E tra i punti del programma c'è l'assistenza militare all'Ucraina, cioè l'idea che la pace si può costruire gettando benzina sul fuoco di questa guerra, no? La non accettazione del discorso che in questo momento, come per esempio dice Papa Francesco, non esistono guerre giuste perché Enrica Lomazzi accetta, non posso perché sto parlando, mi spiace, perché e qualsiasi tipo di guerra in questo momento coinvolge più e fa più vittime esterne che non i diretti protagonisti del conflitto, no? Questo nelle condizioni concrete in cui siamo. Quindi dobbiamo, per questo dice, proponiamo una opposizione radicale che deve diventare obiezione di coscienza, deve entrare in campo la dimensione della coscienza. E credo che ci siano delle basi nelle forze che si sono presentate in Italia per portare avanti questo discorso, sia dai 5 Stelle che dagli stessi candidati di Alternativa Verde e Sinistra, alcuni candidati del PD. Io ho fatto un calcolo, sarebbero 17 persone se si unissero su questo punto e ne servirebbero altre 6 per fare un gruppo parlamentare formale, poi mi pare diviso in 4 stati, però diciamo la base per questa costruzione politica sarebbe molto seria. È possibile. Quindi si metterebbe in primo piano la pace attraverso mezzi di pace, no? La pace costruita attraverso
il mettere in primo piano, il portare avanti i mezzi di pace. E potrebbe anche creare una specie di, come dire, effetto a catena, no? Come un po' anche ha fatto la lista Pace e Terra Dignità, perché nelle altre forze molte situazioni sono in bilico e se si crea una spinta può darsi che queste si portino sul discorso eh, dell'opposizione alla guerra e noi obiezione alla guerra. Ovviamente il discorso non sarebbe facile, è una proposta che qualcuno ha definito anche provocatoria, in questo caso si tratterebbe di una provocazione positiva e potrebbe comunque sempre essere una spinta per una maggiore unità tra chi vuole fare opposizione alla guerra in modo serio. Perché poi altre strade, anche quella di un gruppo interparlamentare, no, per la pace, per esempio, o per l'obiezione, si potrebbero prendere nel frattempo. No? Cioè uno parte con l'idea, diciamo, netta, chiara, inequivocabile, poi se si può vedere se si possono portare avanti, se c'è la necessità di portare avanti dei compromessi. Ecco, quello che voglio dire è che purtroppo siamo in una situazione veramente gravissima in cui da una parte e dall'altra del fronte, in particolare in questa guerra ucraina, ma non è l'unico conflitto che sta assumendo dimensioni terribili, no? Basta che pensiamo solo a quello che sta succedendo in Palestina e in Medio Oriente. Ma qui praticamente sul campo c'è un braccio di ferro, c'è il rischio, prima si diceva che ci fosse il rischio che gli ucraini sfondassero, no? Lo schieramento del russo, ora pare che il rischio sia opposto e di fronte a questa eventualità gli uni e gli altri stavolta si minacciano esplicitamente l'escalation atomica. No, i russi vanno a dire chiaro e tondo, guardate che non ci fate paura perché noi abbiamo l'arma nucleare e siamo determinati nell'eventualità a usarla e stanno facendo pure l'esercitazione in Bielorussia con le armi tattiche che hanno schierato in Bielorussia. E qui abbiamo la Olga, no, che è una pacifista molto importante che è esiliata in Lituania dalla Olga Karac. Dall'altra parte, ora pure il segretario della NATO ci dice: Ma noi abbiamo gli F-35 che sono armati di armi nucleari. Cioè, non è il fatto che loro ce l'abbiano, è il fatto che pure lo dicono chiaro e se lo sbandierano, se lo minacciano. Sì, se state attenti che quello che succede sul campo non è che è decisivo, perché noi al momento opportuno potremo tirare fuori l'arma atomica. Questo si stanno dicendo chiaro, tondo, no? Limpido, non so come dire. Ed è appunto una situazione gravissima perché quest'estate, no, in cui ci sarà l'offensiva russa, se va a vedere come si mettono le cose. Con anche finte trattative, finte tentativi di dialogo, no? Che ora c'è Ginevra in corso, no? Una conferenza di pace senza i russi e poi anche i cinesi poi Putin che avanza le sue proposte, ma veramente siamo appesi a un filo e non c'è nessuna organizzazione che rappresenti a livello istituzionale la volontà di pace prevalente dei popoli, pare anche nella stessa Ucraina, dove stanno facendo no, dei sondaggi che dicono che poi tutto questo consenso a sta guerra non c'è. E quindi c'è veramente da avere paura, ma d'altra parte la paura è cattiva consigliera, noi dobbiamo avere speranza nella forza della vita dell'Unione Popolare, dobbiamo organizzarci e questa proposta di essere uniti, ma uniti su un modo chiaro, non sugli slogan generici, sull'opposizione alla guerra, ancora di più sull'obiezione che mette in campo la dimensione della coscienza, può essere uno dei punti no, di questo lavoro che possiamo portare avanti. Ennio proponeva addirittura che ce ne andassimo a Bruxelles a contattare, no, cercare di contattare direttamente i deputati, io darei la parola a lui e poi ai liberi interventi di chiunque. Cioè noi abbiamo più o meno
una lettera pronta, sappiamo che la situazione è difficilissima. Se solo vado a leggere come è combinato il gruppo della sinistra, ci sono non so, una trentina di forze dei vari paesi con un deputato, non so, ognuno con le sue posizioni, cioè, per dire. Cioè, una situazione non sarà facile lavorare per trovare l'unità. Però chi la vuole mette la pace al primo posto e si muove di conseguenza, ma la pace non come slogan, come opposizione alla guerra in cui ci stanno trascinando. Quindi chiudo così, ora lascio la parola a tutti, ricordo che siamo registrati e così, insomma, questo dovrebbe anche favorire una certa responsabilità e, come dire, attenzione sul tipo degli interventi che si fa. Ok, adesso ti faccio, scusate, sì. No, dicevo che dopo la premessa di Alfonso, che ha inquadrato un po' l'obiettivo che ci siamo dati, almeno per ciò che riguarda la discussione di stasera, non è facile perché appunto i gruppi proprio in questi giorni si stanno costituendo. Ho dato un veloce sguardo più o meno al cronoprogramma, proprio in questi giorni stanno costituendo i gruppi e non penso che all'interno dei gruppi spontaneamente, che ne so, faccio un esempio italiano, Marco Tarquinio alzi la mano dicendo ma io in questo gruppo non ci posso stare perché ovviamente ho delle posizioni diverse dalle vostre, oppure qualche altro eurodeputato, e sto parlando dell'Italia. E lo stesso anche, presumo, per gli altri rappresentanti delle altre nazioni. Però qualcosa sento che bisogna fare, sempre guardando il cronoprogramma, la prima seduta, quella di insediamento, che comunque poi non sarà solo di un giorno, è prevista nei giorni dal 16 al 19 luglio. Poi non so se sarà a Strasburgo o a Bruxelles, io penso a Strasburgo. Eh, Cosa mi viene in mente? A parte la lettera che ovviamente deve precedere qualunque azione, mi viene in mente che con l'aiuto, anch'io mi invoco, diciamo, l'aiuto di Daniele, anche per la prossimità territoriale, cioè mi viene in mente di avere qualcuno che materialmente chieda il permesso, ammesso che venga accordato, per un sit-in davanti all'ingresso del Parlamento europeo Esatto. nei giorni in cui appunto c'è l'insediamento, con qualche striscione significativo. E, quale sarebbe l'obiettivo? Come dire, di essere un po' quelli che punzecchiano la coscienza degli europarlamentari, che vedendoci all'ingresso della sala, insomma, della sala riunioni, insomma, magari neanche si fermeranno, magari qualcuno si fermerà e dirà qualche parola di circostanza, ma intanto penso che per la prima volta, poi non lo so, non ho l'archivio storico delle iniziative di questo tipo, comunque presumo che sia quasi per la prima volta, vedono davanti al Parlamento un gruppo di pacifisti rappresentanti di diverse nazioni. Però cade la comunicazione. Eh sì, vabbè, tanto così non si può fare. Sì. Troppo veloce, vero? Sì, anch'io stavo un po' cercando di immaginare, diciamo, il cronoprogramma. Ora, intanto ogni gruppo si deve costituire, lo stanno facendo in questi giorni, almeno stando così a cose che ho letto. Sì. E hanno anche delle date ben precise, tale gruppo, che ne so, forse si è già riunito l'8 giugno, altri lo faranno lunedì, altri ancora martedì, vabbè, è quello, ognuno il suo gruppo. Poi, come sappiamo, ci sono quelle che poi non verremo mai a sapere interamente, le trattative fra i gruppi per costituire appunto la maggioranza che dovrà eleggere più avanti, magari a settembre, la presidente della commissione, ma comunque le trattative sono iniziate, ma quelle a noi non interessano. Stando sul nostro obiettivo, che è difficilissimo, cioè immaginatevi cosa vogliamo fare noi. Noi vorremmo che, per esempio, mettiamo che domani si riunisca il gruppo a cui appartiene il PD, facciamo un esempio. È un sogno pensare che un Tarquinio si alzi e dica: ah, no, ma io non posso stare in questo gruppo
perché appunto ho delle posizioni sulla pace, sulla NATO diverse da voi, anche se sono stato candidato da voi, e quindi mi riservo di mi lascio le mani libere perché voglio lavorare per costituire un gruppo di 23 eurodeputati pacifisti. Non ci credo, non ci credo, a meno che così, non lo so, succeda un miracolo. E allora cosa stavo pensando? Ti stavo tirando in ballo proprio anche te. Stavo pensando a fare un'azione dimostrativa, presumo anche originale, di presenza fisica autorizzata, quindi già c'è il problema di chi deve andare a chiedere l'autorizzazione alla forza, insomma, alle autorità di Strasburgo, no? Come dire, guardate, vi chiediamo l'autorizzazione a sostare all'ingresso del Parlamento europeo o comunque nei pressi visibili comunque nei giorni nel primo giorno, per esempio, dell'insediamento, e questo è già un problema pratico. Ma dando per scontato che si superi questo problema pratico, ho provato a immaginare un gruppo di, non so, una decina di pacifisti di diversi paesi, e lì, così stavamo discutendo con Alfonso, insomma, se per l'Italia qualcuno andrà, lo stesso, e con degli striscioni significativi, e anche con un testo che dovrebbe riflettere la lettera già pronta di cui diceva Alfonso, come dire, se vi fermate 2 minuti, noi vi consegniamo anche qui un documento, lo sappiamo che voi non state costituendo un gruppo, però intanto vi diamo modo il giorno in cui inaugurate la vostra esperienza o rinnovate la vostra esperienza parlamentare, vi diamo un materiale su cui riflettere per far capire proprio il concetto che diceva Alfonso prima, la differenza fra lavorare per la pace come la pensiamo noi oppure continuare a lavorare per la pace come la pensano gran parte dei governi e degli europarlamentari. Questo io la vedo così. Poi, certo, se ci fosse almeno un eurodeputato molto, molto motivato, e ho pensato, però non sono riuscito a fare la ricerca per sapere se era candidata di nuovo e se è stata eletta. La più pacifista in questi anni che si è rivelata è stata la Claire Daly, una eurodeputata irlandese, che Patrizia Sterpetti, per esempio, ha conosciuto, me l'ha segnalata lei. Ora, se una Claire Daly, ammesso che sia di nuovo europarlamentare, dovesse dire, va bene, io mi prendo l'impegno di lavorare affinché si arrivi al numero di 23, quello sarebbe il massimo. Però come contattare Claire Daly, questo lo dico per Alfonso, ora come ora mi viene in mente Patrizia, forse perché è stata lì a segnalarmela a suo tempo, perché la Daly voleva venire in Sardegna per così rendersi conto un po' della questione servitù, esercitazioni e via dicendo. Quindi seguire anche questa strada, trovare almeno uno o una talmente motivata che dice va bene, a me mi è più facile portare il vostro messaggio e magari ci impiegherò un po' di tempo, ma magari, che ne so, fra un paio di mesi si costituisce davvero questo gruppo parlamentare squisitamente pacifista. Io ho anche finito perché ora come ora, sempre da uomo a cui piace anche, come dire, dare visibilità alle proposte, anche con delle provocazioni, diciamo, non violente, vi dicendo, ecco, non mi dispiacerebbe che si formasse, che ne so, faccio esempio, Alfonso Navarra per l'Italia, Daniele per la Germania, o che ne so, Cosimo per l'Italia con Alfonso, Daniele, magari la Heidi Mensolt per la Germania, faccio nomi di persone che ho conosciuto e che conosco, ecco lì davanti al Parlamento, autorizzate ovviamente, che come passano, quindi calcolando anche gli orari giusti, vi dicendo, come passano gli eurodeputati, consegnare a tutti ovviamente un documento e vedere un po' chi si ferma, chi mostra un minimo di interesse, prendere qualche nome. Poi se ci fosse, mi ripeto, è anche chiuso, una Claire Daly che dovesse dire, vabbè, voi lavorate dall'esterno come movimento, io lavoro dall'interno perché lo posso fare, vediamo un po' poi di unire le cose. Contattare la Daly in teoria non dovrebbe essere difficile, ripeto, non so se Patrizia oggi è collegata, però la Sterpetti ci ha già dialogato per altre questioni e me l'aveva segnalata. Poi se decidiamo che la dobbiamo contattare, la contattiamo. Io l'email della Claire Daly ce l'ho, ovviamente. Io ce l'ho Ecco, se mi puoi fornire il nome preciso, si può vedere se è stata eletta o meno. Ah, guarda, è molto semplice. Claire
Clare, Daily, proprio come quasi giornaliero, D-A-L-Y. D-A-L-Y. Ah, L-Y. Daily, sì, perfetto. Ed è eventualmente per l'Irlanda. Irlandese. Benissimo, va bene, Io ad perfetto. Alfonso, giusto per far rinfrescare la memoria, ho mandato un intervento molto forte che ha fatto scalpore della Daily proprio sul pacifismo, sul concetto di pace. L'ho mandato prima ad Alfonso, così, ma giusto per rinfrescare la memoria. Un intervento molto, molto forte, molto duro contro la Ursula von der Leyen. E, insomma, mi è piaciuta a tanti. È piaciuta a tanti anche quando si è collegata per una riunione delle donne o della WILF a Roma. Però insomma, comunque non è certo un problema contattare la Daily se è stata diretta e renderla partecipe della nostra intenzione. Per la terza volta dico... Scusami, Ezio, un'unica informazione di servizio: quando sarebbe questa data in cui vogliamo Ecco, fare l'azione? tutto da verificare, però secondo tutto quello da che ho letto, iniziano il 16 e la tirano sino al 19 luglio. La finestra è Dal 16 al 16. 19 luglio. Benissimo. No, perché così potrei sentire anche qualche contatto di amici francesi che sono interessati a questo discorso della pace, per cui che sono anche della zona, e si potrebbe cercare di Io ho aumentare detto il 10, numero. ma se fossimo 50 sarebbe ancora più bello. Cioè, Sarebbe ancora meglio, sì. Ho detto Può 10 darsi per che a luglio si riesca a muovere anche altre persone dall'Italia, perché sono venute, per esempio, in occasione Sì, no, della certo. presentazione di questo documento, quando c'è stata la tassonomia a Lussemburgo, sono venuti addirittura dal Veneto, per cui insomma si può cercare di muovere un po' di persone. No, quello sì. dall'Italia un gruppetto lo faremo sicuramente, magari anche abbastanza numericamente significativo. Se decidiamo che dobbiamo lavorare in quella direzione, abbiamo tutto il tempo, perché, ripeto, io ho capito che si riuniscono il 16 luglio, quindi non è mica domani, cioè fra un mese. No, Abbiamo un mese di c'è tempo per quasi lavorare. un mese praticamente, sì. Un mese giù per lavorare, per contattare la Daily, per chiedere le autorizzazioni, qualche magari tuo amico che abita in zona Strasburgo, no? E vedere un po' come tira, che aria tira, se le concedi. Non ne ho mai fatte davanti al Parlamento No, europeo. noi l'abbiamo fatta una volta in occasione della tassonomia e c'era molta gente, c'erano circa 500 manifestanti. Da tutti i paesi c'erano, appunto dalla Germania, davanti, dalla Francia. Sì. proprio davanti al Parlamento, proprio Davanti al davanti al Parlamento. Parlamento. Sì. Perché io ci sono stato al Parlamento in veste di sindaco con Alex Lang. Molto. Sì, benissimo. Dunque, Va bene. ringraziamo Allora. Olga per la partecipazione, Olga Karac, Sì. no, che ha grandi problemi a Vilnius, rischia di essere espulsa in ogni momento, perché addirittura dal governo lituano la si accusa di essere una spia di Putin, ma lei fa il lavoro di assistenza ai rifugiati bielorussi in Lituania. E con lei stiamo lavorando per questo discorso del rapporto tra il trattato di proibizione, il no first use, fare entrare in campo la Cina per mettere insieme un tavolo delle potenze nucleari su questo problema del non primo uso dell'arma atomica. Quindi qui abbiamo entrato anche Luigi, che sta lavorando a questo progetto, che saluto pure. Ecco, Enrica, a te Che io sono della WILF, cioè faccio parte della WILF e quindi sono sempre in contatto con Patrizia e questa idea mi sembra ottima della nostra presenza, la presenza di pacifisti all'insediamento del Parlamento europeo e devo dire che noi ormai mensilmente abbiamo delle riunioni con le sezioni europee della WILF. Ne abbiamo avuta una qualche giorno fa e adesso l'11 luglio ne avremo un'altra, per cui possiamo sempre proporre magari in anticipo una cosa del genere, cioè praticamente che siano coinvolte tutte le sezioni WILF europee, che sicuramente sono
saranno sicuramente d'accordo per un'iniziativa di questo tipo. E quindi diciamo che ecco, magari sicuramente altre sezioni europee, ci sono le danesi, le norvegesi, le svedesi, magari conoscono proprio personalmente dei neodeputati al Parlamento che sono pacifisti o comunque che sono vicini alle istanze, alle nostre istanze, che magari sono anche vicino alla WILF. Per cui mi sembra una cosa che possa avere un grande successo, oltre, secondo me, anche a coinvolgere quei partiti che hanno, diciamo, che hanno fatto la campagna elettorale con il nome della pace soprattutto, e non solo, vabbè, Pace, Terra e Dignità, che purtroppo non ha raggiunto il quorum, ma anche Sinistra Italiana e comunque sicuramente altri partiti europei che si sono incentrati su questa tematica della pace, nonché quelli che si sono presentati, anche i partiti che non sono proprio completamente pacifisti, ma che loro invece portano avanti le istanze della pace. Per cui io mi posso interessare a livello di WILF di vedere se ci può essere un intervento, una partecipazione attiva delle sezioni europee della WILF su questa iniziativa. E potrà reagire anche. E potrà Penso di sì, reagire. però diciamo Sì. in un secondo tempo, diciamo quasi in Sì. fondo, no? Avendo poi Sì. un'idea di quello che è stata la discussione, potrà dirci che cosa succede. Sì, perché no, chiedo in particolare questo perché ieri abbiamo avuto un incontro già ieri con Olga Karac e eravamo rimasti sul fatto che lei avrebbe poi oggi incontrato dei rappresentanti dell'International Peace Bureau, e in particolare Rainer Braun, credo. Rainer Braun. Pronto? Mi sentite? Sì, sì, Sì. Mi sentite? Sì. sì, sì, ti Ecco, sentiamo. e allora, siccome io avevo preparato una lettera, un progetto di lettera da indirizzare all'ambasciata cinese, o a Ginevra oppure a Berlino, come sembra suggerire Olga adesso. E allora, siccome era in italiano questo progetto di lettera, avevo detto a Olga che le avrei mandato in serata una versione in inglese. Quindi ho fatto questo, però da allora non ho più nessun riscontro. Quindi non so, spero che abbia ricevuto la versione in inglese e spero soprattutto che oggi abbia potuto incontrare qualcuno dell'International Peace Bureau. Qualcuno è al corrente di questo? No, Non ne abbiamo parlato, cioè non ci ha accennato. Io sto scrivendo ora una email a lei, che cosa gli devo chiedere esattamente? Hai sentito Luigi? Cioè gli devi chiedere se ha ricevuto la tua lettera e a che punto è. Sì, no, se si è sì, incontrato Rainer Braun. sì, la versione in inglese della lettera, ieri sera, e soprattutto se ha potuto incontrare Rainer Braun o qualcun altro dell'International Peace Bureau, lì a Berlino. International Peace Bureau? International Peace Bureau. Yeah. No, perché era questo il passo, perché è quello che lei suggeriva, siccome lei ha un buon contatto, a quanto pare, con l'International Peace Bureau e che in questo momento lei si trova in Germania, se ho ben capito è a Berlino.
Ah, questo non l'abbiamo capito. Sì, perché Sì, abbiamo parlato, ci ha detto che era in collegamento, che il collegamento non era molto stabile, però non abbiamo capito che era a sì, Berlino. sì, sì, a Berlino per alcuni Ok, giorni. ho per, capito. per alcuni giorni almeno. E, e quindi quello che lei suggeriva, siccome vabbè, noi si pensava di, cioè se ritorno un momento indietro perché la cosa sia un po' più chiara, già a New York personalmente avevo contattato la delegazione cinese alla conferenza a New York che poi ha portato al trattato, no, di interdizione. E mi è stato risposto che erano d'accordo per discutere, ma preferivano, cioè consigliavano di andare a Ginevra, a incontrarli a Ginevra, perché lì a New York erano molto presi dal tempo durante la conferenza, mentre a Ok. Ginevra sono permanenti e quindi è molto più facile trovare del tempo per discutere. E, e poi dopo è intervenuto il Covid e vari altri problemi, per cui le cose sono andate, non sono state realizzate. E adesso beh, cercavo di rilanciare questo processo e Olga è molto interessata Sì, e aveva già ha detto, ne aveva già accennato a, a Rainer Braun, che anche lui si era detto interessato, molto interessato da questa iniziativa. Ma poi doveva incontrarlo di nuovo per approfondire un po' le cose, vedere in modo anche più pratico come procedere. E secondo lei sarebbe stato preferibile, dato che Rainer Braun e l'International Peace Bureau sono in contatto stretto con direttamente in contatto con l'ambasciata cinese a Berlino, l'ambasciata cinese a Berlino, quindi, e poi l'ambasciata cinese di Berlino è in contatto ovviamente con quella di Ginevra, perché è a Ginevra dove c'è la conferenza del disarmo, eccetera. E quindi diceva forse da un punto di vista strategico è meglio incontrare, chiedere prima di incontrare l'ambasciata a Berlino. Ma tutto questo lei doveva discuterlo oggi con lì all'International Peace Bureau. ho Quindi capito. no, chiedevo se, se c'è, perché da No, ma quando di ho mandato... questo non è stato accennato niente, Luigi, per cui eh, sì, ora sta eh, scrivendo Brigitte questa mail dove chiederà chiarimenti e così poi dopo sentiamo anche per WhatsApp se può Comunque dirci oggi stiamo direttamente. parlando del gruppo, eventuale gruppo per l'obiezione alla guerra a Bruxelles e sì, Strasburgo, no? Questo. E ti si era chiesto, Luigi, notizie sulla situazione francese, le elezioni anticipate, le posizioni del Fronte Nazionale, eccetera. vabbè, beh, la situazione penso che sia abbastanza nota. Comunque, quello che ho sentito è che dagli ultimi sondaggi, nonostante che ci sia stata tutta questa serie di manifestazioni un po' in tutta la Francia del nuovo fronte popolare che si è costituito nei giorni che hanno seguito la dissoluzione dell'Assemblea. Nonostante tutte queste manifestazioni, però, gli ultimi, da quel che ho sentito, gli ultimi sondaggi danno ancora nettamente in prima posizione il Rassemblement National, cioè il partito di Marine Le Pen, di Bardella, come dicono. Va di là. Sì. Beh, che è di origine italiana, evidentemente. Sì, sì, della zona di Torino, eccetera. Sembra un cognome piemontese, sì, infatti. Sì, purtroppo. Quindi l'Italia sta producendo Meloni e Bardella e tutto.
c'è una profusione di, di tutti questi. Ecco, quindi vabbè, non credo per il momento di poter dire di più. Si può sperare che, perché l'ipotesi a priori un po' favorevole riguardava quel 60, circa il 60% di persone che non avevano votato alle europee e che e quindi che magari si decidevano a votare per le legislative in modo da risollevare, insomma, da far barrage all'Assemblée nationale, a Bordello. Insomma, Ma si spera in un effetto Renzi, sì, che però per il dalle famose momento, elezioni ottenne il però per 40%. il, ecco, per il momento adesso c'è ancora fino al 30 giugno, è il primo turno di Primo votazione, il turno, 30 sì. giugno, e il secondo è il 7 luglio, la settimana dopo. E quindi, beh, naturalmente sono in corso la campagna elettorale. Adesso appunto si può sperare che in questi 15 giorni succeda qualcosa che permetta di creare questa alternativa all'Assemblée nazionale, perché per il momento non sembra sia il caso. Io avevo posto il problema politico, che un po' aveva anche accennato Daniele, che sono frange di destra che in questo momento, almeno a parole, si stanno dicendo noi vogliamo tirarci fuori dalla guerra in Ucraina. Ed è Orbán quello che no, sta Sì, puntando i piedi. E quindi questa è la difficoltà. Cioè, com'è che la sinistra può sperare di vincere se poi su questo punto non, come dire, lascia lo spazio a delle posizioni che sta coprendo la destra, di cui non c'è assolutamente da fidarsi. E questo vale anche per Trump negli Stati Uniti, sì, perché certo. addirittura si stanno facendo le riunioni dell'Europa e della NATO come polizza anti-Trump, cioè si stanno stanziando dei soldi. Dice, questi sono i soldi che servono per l'aiuto militare all'Ucraina. I condoni alla borsa li diamo alla NATO perché se Trump viene eletto non può, come dire, impedire questo flusso di denaro per la guerra. Quindi questo è un bel problemino politico. Sì, E non so se questo essere come dire, indifferenti e anche ambigui, non sia una delle cause della crescita della destra, perché non dimentichiamo che le difficoltà economiche, no? Il crollo economico che stiamo cominciando un po' a sentire, ma che andrà sempre più avanti, e lo potremo anche ascrivere al fatto che siamo entrati in questa guerra con la Russia. E più andrà avanti il problema economico, se la sinistra ha queste posizioni, diciamo che da destra rischiamo di passare a più destra. Quindi qui io ho portato avanti una specie di slogan. Qui rischiamo di diventare tutti Gazawi, ma Gazawi se va bene con le pezze al culo, perché se va male con l'escalation che si stanno minacciando, diventiamo Gazawi nel senso che ci bombardano direttamente. Siamo a questo punto qua. Ed sì, è, come dire, paradossale che sì, la sinistra su questo, la sinistra ufficiale, ma anche la sinistra cosiddetta moderata, cioè la sinistra radicale, non faccia un discorso chiaro, no? A parte alcune frange, quelle che appunto vorremmo organizzare nell'opposizione e obiezione alla guerra. È una cosa difficilissima. Cioè, vediamo la destra crescere, dobbiamo appoggiarci alla sinistra, ma la sinistra fa dei discorsi che poi in sostanza creano la base per la vittoria della destra.
io semplifico, ma questa è Sì, sì. la situazione tra Incudine e Martello in cui ci stiamo trovando. Sì, e poi vado nello stesso senso di quello che ha appena detto Alfonso sull'aspetto paradossale di questa situazione, perché posso aggiungere come informazione che il partito di Le Pen, di Marine Le Pen, è finanziato non so in quale proporzione, ma in modo non trascurabile da Putin. E ricordo che quando c'è stato il confronto al momento delle elezioni presidenziali tra Marine Le Pen e Macron, Macron ha detto a Marine Le Pen, sì, dice, ma Putin è il vostro banchiere. Quando lei va a vedere Putin va a vedere il suo banchiere e lei ha detto sì, ma è inteso che rimborsiamo, è un prestito, non è un dono, è un prestito. Quindi non ha negato. È un prestito, dice solo che il nostro partito è povero e quindi siamo in ritardo nel rimborso. Questo è il discorso nella campagna, durante la campagna per le presidenziali, l'ultima 2 anni fa. Ecco, quindi è un po' questa la situazione, cioè che paradossalmente è la destra, per delle ragioni che non c'entrano niente con le nostre motivazioni, ma questi partiti di destra hanno delle ragioni loro eh, per essere, diciamo, in favore di finire questa guerra, come Putin ha appena proposto, d'altronde, naturalmente ponendo le sue condizioni. Poi hai parlato di Orbán, ma poi c'è anche la Slovenia, da come ho visto, che è sulle stesse posizioni di Orbán. E quindi c'è una parte di questi paesi all'est che sono, diciamo, favorevoli, che hanno un orientamento di connessione con la Russia di Putin e quindi vanno nel senso di cercare di concludere questa guerra, mentre Zelensky sembra sempre orientato con l'aiuto della NATO, eccetera, verso quello che chiama la vittoria, no? La vittoria. Tutti questi che parlano di vittoria non rendendosi conto che Putin a questo stadio non può più perdere i territori che ha conquistato a prezzo di centinaia di migliaia di morti e di feriti. No, cioè non può più, evidentemente, salvo, salvo essere destituito o peggio, oppure io ho letto da qualche parte, non so quanto è attendibile, pare che abbiano organizzato un'uscita di Putin, una fuga, diciamo, di Putin e dei suoi collaboratori, familiari collaboratori, verso Cuba o il Venezuela. Vabbè, questo non so. Comunque è chiaro che Putin non può nello stesso tempo perdere i territori conquistati finora, quindi Donbass, Lugansk e la Crimea, cioè restando ancora al potere, è impossibile. Quindi la vittoria vuol dire, cioè, oppure l'alternativa, come sappiamo, è l'uso di armi nucleari tattiche
per riconquistarlo. Potevo fare una piccola aggiunta a quello che stava C'è Alessandro, raccontando scusa, sulla c'è Francia, Alessandro che ha Luigi. alzato la mano, comunque non so, Ah aspetta, sì, scusa, allora la piccola aspetta. aggiunta Sì, una piccola aggiunta. Mm. Quello che ti stavo spiegando prima, che appunto anche in Germania l'AfD è stata colta con le mani nel sacco, cioè hanno ricevuto finanziamenti non solo dalla Russia, ma addirittura dalla Cina. Non so per quale motivo, ma comunque c'è stato un grosso scandalo, e per cui questo fatto di premere sulla fine della guerra, e poi attenzione, solo sulla fine della guerra in Ucraina, dimenticandosi quello che sta succedendo a Gaza e in Palestina in questo stesso periodo. Per cui non sembra, ecco, una posizione ciclista, proprio per questo, perché da una parte si vuole la fine della guerra russo-ucraina, però dall'altra ho chiarito, penso. Alessandro, vai. Ciao, buonasera a tutti e a tutte, in particolare a Geni Sardo che conosco molto bene di Trieste. Sentite, prendo le mosse da quello che si diceva un attimo fa per chiarire un attimo gli aspetti riguardo al centro-est Europa in particolare. Non è la Slovenia che ha una posizione simile a quella di Orban, ma la Slovacchia, che è parte della vecchia Cecoslovacchia, dove il premier è stato quasi assassinato poche settimane fa, proprio per questo motivo, evidentemente. La Slovenia invece ha appena votato, insieme alla Norvegia, alla Spagna e all'Irlanda, il riconoscimento dello Stato di Palestina. Ma quello che volevo specificare un attimo è che qui nel centro-est e sud Europa, più sud che nord, c'è una situazione che è in movimento, perché se mettiamo assieme le posizioni dell'Austria, che rimane al momento neutrale, anche il partito di destra che è salito molto nel voto recente alle europee, non punta per il momento a mollare la neutralità. C'è la posizione di Orbán che è stata già delineata più o meno come vicina a quella della Russia. C'è la Slovacchia, di cui abbiamo appena parlato, col presidente azzoppato ma ancora integro. E c'è la Slovenia che ha appena votato per quello che abbiamo detto, cioè per la Palestina. C'è la Croazia dove il partito di Tudjman, del fu Tudjman, rimane ancora più o meno saldamente al potere. Questo più o meno si riferisce al fatto che la Croazia è il fanalino di coda del voto alle europee. In Croazia hanno votato, è appena entrata nell'euro, In Croazia hanno votato per le europee il 21%. Nessuno in Europa ha votato di meno. Quindi l'EDESE, il partito del fu Tudjman, canta vittoria, ma una vittoria che dire di Pirro è poco. Tanto più che ci sono le presidenziali in vista e lì torna fuori con ogni probabilità lo scontro col presidente uscente socialdemocratico, che è il presidente che ha dichiarato mesi fa che non un soldato croato andrà mai in Ucraina e che gli ucraini non andranno a esercitarsi alla guerra in Croazia. Vero il fatto che la guerra lì fra croati e serbi è vecchia di solamente 30 anni e quindi non credo proprio che la popolazione abbia voglia di ripetere una storia del genere. Aggiungo il fatto che pochissimi giorni fa si è tenuta l'assemblea panserba, che
vede la partecipazione, oltre che dei serbi di Serbia, dei serbi della Repubblica Srpska di Bosnia e anche dei serbi del Kosovo, oltre alla diaspora serba internazionale, cioè le comunità che vivono in vari paesi, i principali dei quali sono Germania, Stati Uniti e Australia, ma ce ne sono anche in diversi altri paesi. Ecco, hanno riaffermato, seppure obtorto collo, per mantenere fede alla risoluzione 2000, non mi ricordo adesso il numero, quella degli accordi di Dayton in pratica, anzi, pardon, scusate, non di Dayton che riguarda la Bosnia, ma quella di Kumanovo che riguarda il Kosovo, hanno riaffermato la loro neutralità, anche se hanno appena ricevuto cospicui armamenti dalla Cina. Ma questo riaffermare la neutralità è dovuto al fatto che, specie se vediamo l'intervista al presidente Vučić, comparsa un paio di giorni fa, Vučić stesso dichiara che l'Europa sta andando a grandi passi verso un conflitto allargato. E se lo dice lui, che è il paese principalmente minacciato, essendo completamente circondato dalla NATO, ormai, c'è da credergli. Ha parlato di 4-5 mesi per l'inizio del conflitto in Europa. Quindi la situazione non è per niente allegra, ma questi sommovimenti che ci sono chiamiamola l'area mitteleuropea, per dargli un nome di riferimento, possono essere molto, diciamo, se non dirimenti, spero almeno importanti, spero almeno influenti. Ecco, perché se si riuscisse a dare un minimo di collegamento politico a queste aree contermini, il discorso potrebbe farsi abbastanza complesso e interessante. Non da ultimo ricordo che qui a Trieste, adesso non mi ci trovo, ma insomma sono di là, si continua a parlare di neutralità, ma non lo dico io e non lo dicono nemmeno gli indipendentisti, che fra l'altro il 15 di settembre faranno un nuovo corteo unitario, ma lo dice il presidente uscente dell'autorità portuale, Zeno D'Agostino, il quale in un'intervista rilasciata per un convegno che si doveva fare nella casa dei Gesuiti, quindi la casa di Bergoglio, in città, e che poi misteriosamente non si è più tenuto, ha dichiarato con candore che sostanzialmente, se fosse per lui, la neutralità di Trieste e dell'ex territorio libero di Trieste, a iniziare dal porto franco internazionale, la porterebbe avanti. E come? Perché può essere un aiuto per l'Europa. Adesso non ripeto testualmente le sue parole, ma il significato è questo qua. Ho fatto girare quell'intervista appositamente, perché c'è da sapere oltretutto che nell'ottobre del 21 il porto di Trieste, il varco 4 del porto di Trieste, è stato teatro di una grave aggressione poliziesca ai danni di migliaia, si parla di almeno 7.000 persone che erano lì a sostenere i portuali che avevano scioperato contro il Green Pass. In quel frangente lì, il dirigente dell'autorità portuale ha dato via libera
alla polizia in una situazione di dubbia legalità per il diritto internazionale, per il motivo che ho spiegato prima. Mentre ora rilascia interviste sulla neutralità e la smilitarizzazione, perché le due cose vanno insieme, sono scritte tutte e due nello statuto dell'allegato sesto del Trattato di pace, riconosciuto con risoluzione 16 dal Consiglio di sicurezza delle ONU. Ecco, le cose vanno di pari passo perché la neutralità è iscritta nella smilitarizzazione dell'ex territorio libero di Trieste, che comprende anche il litorale sloveno e croato del Golfo cittadino. Mi fermo qua. Ah, pardon, scusate, stavo dimenticando una cosa. Come molti di voi sanno, ho provato a organizzare 2 incontri che mettessero assieme le liste che hanno in qualche modo dichiarato il loro pacifismo, e sono 4, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Pace Terra Dignità e Libertà. Li ho messi insieme 2 volte a Pordenone a parlare della base di Aviano e a Trieste a parlare appunto della città e del porto di Trieste e di tutte le sue problematiche, sempre in relazione alla pace. Adesso sto provando a verificare se domenica 23 giugno, al termine del convegno che organizziamo il 22 e il 23 per iniziare a presentare la Marcia Mondiale per la Pace e la Non Violenza, nel pomeriggio della domenica spero di riuscire a organizzare un nuovo incontro di rappresentanti di queste 4 liste per vedere se a livello politico si riesce a ipotizzare una sorta di collegamento sul tema. Grazie. Bene, grazie Alessandro. Luigi, tu hai chiesto la parola di nuovo? Sono Fabrizio, scusa, Ah, sì, Alfonso. sì. No, vi devo solo purtroppo lasciare, quindi vi saluto, vi ringrazio Mm. molto delle vostre Ciao importantissime. Fabrizio. E poi scriverò magari ad Alfonso per dirgli alcune altre cose. Benissimo, auguri tanti e arrivederci. Ciao. Ciao a Grazie tutti. Fabrizio, ciao 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 ciao. Va bene, ok. Luigi, tu hai alzato la mano di nuovo? Saluto Fabrizio Aroldi, è appena entrato. Luigi, non ti si sente? Scusate. Sì, no, volevo solo precisare che avevo detto Slovenia, ma evidentemente volevo dire Slovacchia. Quindi È stato un evidentemente, lapsus, diciamo. ovviamente, sì. Sì, 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 perfetto, capitano a tutti. Vabbè, altri interventi, forza. Perché c'è anche da valutare come si è vissuta questa campagna elettorale in Italia, no? Per esempio, tra i tanti problemi da mettere sul tappeto. Eh, di molti di noi sono stati impegnati nella lista Pace, Terra, Dignità. Il quorum non è stato raggiunto. Eh, C'è ora una domanda che ci rivolge il principale promotore di questa lista, no? Di continuare, non continuare. La decisione, lui dice che sarebbe riservata a chi ha lavorato per questa lista. Eh, eh, Alcuni di noi si sono appunto impegnati in modo diretto, si sono spesi e
e quindi sarebbe interessante capire come ora vedono la situazione, perché è un aspetto della realtà del movimento in Italia. E un altro aspetto importante è l'Arena di Pace di Verona, una sorta di investitura, quasi investitura di benedizione che il Papa ha dato ad Alex Zanotelli per la costruzione di un movimento popolare alternativo, che questa è una cosa abbastanza importante con cui confrontarsi e prendere posizione. Quindi io sollecitavo qualche intervento su questi argomenti. Sara Girelli, ecco, ascoltiamo molto volentieri. Ciao. Ecco, metto il microfono. Allora, io sono di Brescia, non è che non penso, io non vi conosco di persona, per cui è la prima volta che vi vedo. E a Brescia abbiamo cercato di istituire un coordinamento di tutte quelle persone, realtà bresciane, che si oppongono alla guerra e naturalmente condividono quello che stavamo dicendo prima, cioè il fatto che si stia ragionando in un'ottica che ci porterà, se le decisioni saranno ancora queste e solo queste, ad una situazione di guerra anche in Europa. Una guerra che naturalmente già c'è, ma che si potrebbe allargare, come si è detto. E dunque, soprattutto dopo, in realtà noi ci siamo, diciamo così, aggregati e abbiamo preso questa decisione dopo i fatti di ottobre, a seguito di quello che stava succedendo a Gaza, perché insomma, ci siamo accorti subito che la situazione era gravissima e che ci sarebbe stata, insomma, quella che poi è stata effettivamente definita come un genocidio. E quindi in questa situazione e in una situazione in Italia in cui si faceva anche fatica a parlare di quello che stava accadendo e in cui c'era una sorta di tabù, no? Per cui non si poteva dire di essere contrari all'intervento israeliano, pena l'essere tacciati di antisemitismo. Allora, ecco, è stato quasi un moto spontaneo quello di dire qui bisogna assolutamente far riemergere anche qualcos'altro, che non sia sempre e soltanto questa propaganda funzionale alla guerra e ai massacri. E dunque quello che abbiamo fatto è stato appunto quello di uscire con inizialmente con una conferenza stampa e poi in effetti le prime riunioni erano pure partecipate con esponenti di vari movimenti politici, ma naturalmente anche con una buona componente di persone comuni, insomma, che non hanno anche associazionismo, così. E qualcosina siamo riusciti a fare qui a Brescia, alcune manifestazioni, ad esempio a Ghedi, quando c'è stata l'apertura della base alle scuole, e in quel caso abbiamo collaborato anche con Fabio Corazzina e quindi un pochino di qualche legame, diciamo così, si è realizzato, però si fa fatica, nel senso che si fa fatica e invece l'obiettivo, secondo noi, dovrebbe essere proprio quello di fare riemergere anche a livello proprio di base un movimento che possa rappresentare queste idee e che abbiano anche una certa forza, nel senso di essere il più possibile allargato a tutte le componenti che hanno questo tipo che vogliono dare questo tipo di messaggio. Da parte nostra c'è una grossa apertura naturalmente a tenerti uniti tutti, ma ugualmente appunto si fa fatica a convergere anche su delle iniziative, se non alcune appunto come quella di Ghedi, ma ad esempio ne abbiamo realizzato un'altra il 2 giugno sul tema della Costituzione in piazza Duomo e c'era una cerchia di persone, ma tutte afferenti, diciamo così, alla sinistra, senza realmente aver allargato il cerchio, ecco. E invece appunto l'intenzione
nella nostra utopica intenzione dovrebbe essere appunto quella di ricollegarci, insomma, ricollegarci esattamente il messaggio che ha lanciato appunto, visto che lei l'hai citato a Zanotelli, cioè di ricreare quel movimento, insomma. Ecco, non so, io naturalmente mi rendo disponibile e naturalmente passerò le informazioni su queste iniziative che si stanno intraprendendo anche all'interno del gruppo. Noi siamo, diciamo, siamo collegati anche noi attraverso una chat per poterci passare informazioni, per poter organizzarci. E, e quindi niente, questo è il nostro canale. Poi appunto anche lì a livello di comunicazione si fa un po' fatica, nel senso che sì, da un lato sono molto semplici appunto utilizzare le chat per una comunicazione rapida, però poi essendoci tantissimi di questi gruppi, no? E anche il difficile appunto è trovare un qualcosa che li tenga assieme, ecco, e non essere sempre un anellino della catena, ecco, questo. Per cui se avete suggerimenti o, o indicazioni o cose che si possono fare e condividere, volentieri, ecco. C'è avanti il nostro di Alfonso? Linate. Sì, c'è anche Cosimo, giusto? Sì, vai, Sì. vai. Francesco. No, ma solo 2 secondi. Dimmi. Eh? Cosimo prima di Francesco, allora. Non, Vai, vai, Cosimo. Ci sei? Non ti sentiamo. non lo so, chiedo scusa. Cosimo, sì, sì, parla, parla. Vai, vai, Cosimo. Eh, Se volessi sintetizzare gli europei, si potrebbe sintetizzare: gli italiani sono contro la guerra, ma a quanto pare ancora non sono a favore della pace. Io credo che bisogna fare degli sforzi da parte di tutti i movimenti, i partiti, di mettersi insieme e soprattutto di valutare un aspetto molto importante, che non si può soltanto e si deve parlare soltanto di ricerca della pace, con tutte le ricette, le strategie da mettere in campo a livello nazionale e internazionale. Bisogna assolutamente fare una battaglia, ed è per questo che molti non ci seguono, perché questa voglia di battere tutti i guerrafondai deve essere portata sul campo delle battaglie contro il neoliberismo, contro quello che tutti i giorni vediamo, che va contro la classe operaia, che va contro i cittadini, non soltanto perché hanno la spada di Damocle della minaccia della guerra nucleare che poi incombe, che incombe, anzi Alessandro diceva per 4-5 mesi, o Luigi, non mi ricordo, potrebbe esserci uno scontro epocale in Europa. Quindi assolutamente bisogna fare questo sforzo, ed è quello che è mancato anche nelle campagne elettorali di alcuni partiti, in testa pace, terra, dignità, perché da quel punto di vista ha fallito. Io l'ho pure votato, ma ha fallito perché non è stato assolutamente in grado di prendere voti fra i delusi, gli incazzati, fra gli astensionisti, fra coloro che si sono astenuti. Anzi, gli astenuti sono addirittura aumentati, quindi i voti non sono stati presi da questa enorme quantità di persone, di cittadini italiani che non sono andati a votare. Quindi io vedrei di buon occhio anche un accordo con molti del Movimento 5 Stelle, perché poi tra l'altro è l'unico movimento che si è impegnato molto sulle questioni anche economiche della nostra società. Quindi io direi di fare questo sforzo di allargare per quanto possibile il ventaglio di persone che si sentono come priorità, la difesa della pace a tutti i costi, ma ricordando che la difesa della pace è soltanto il primo degli aspetti di questo sistema neoliberista che ci sta veramente uccidendo. Ho finito.
Cosimo, si vede solo il lampadario da te. Bello. E adesso mi vedete? Sì, adesso sì. Allora, Francesco e poi perché... Enrica. Buongiorno. No, ma perché ho usato il cellulare, non sono Francesco, vai. riuscito a entrare dal Innanzitutto mi scuso, sono Francesco Vitanza, risulto ufficio, ma è una distribuzione Linux che sto collaudando per gli anziani a cui faccio i corsi dell'open source, quindi sono Francesco Vitanza. Io piccolo conosco quasi tutti, ma insomma qualcuno non mi conosce. Io sono stato un ufficiale dell'aeronautica militare nella difesa aerea italiana. Poi sono passato nel campo civile, mi sono occupato della sicurezza aerea e ho seguito problematiche sulla sicurezza aerea in particolare. Ho seguito anche il caso dei 118 morti di Milano Linate, all'epoca operavo lì e abbiamo contribuito a far condannare, anche se poi nessuno è andato a finire in galera, tutta quella storia lì. Da anni diciamo, collaboro con forze progressiste, attualmente sono stato impegnato per favorire la possibilità di pace, terra e dignità e quindi collaborare nei banchetti per trovare le firme. Collaboro sistematicamente con Alex Zanotelli, col quale ci vediamo ogni primo mercoledì del mese sui problemi della emigrazione forzosa che si sta realizzando, però e sono pure molto impegnato in prima fila sulla questione di Julian Assange, che è un altro punto di riferimento per la pace, perché il fatto di aver combattuto la guerra con la verità lo ha portato a fare 15 anni senza il suo processo. In particolare abbiamo ottenuto anche dei risultati. Voglio ricordare che a Roma è stata data la cittadinanza onoraria ad Assange e speriamo di fare adesso la cerimonia. Ho collaborato con i capigruppo di Sinistra e Verdi, i quali si stanno impegnando al Comune di Roma abbiamo anche l'adesione della moglie che dovrebbe venire, se sarà fatta, speriamo, prima della prossima udienza a Londra, la consegna della pergamena della cittadinanza onoraria. Fatta la presentazione, io voglio ricordare una cosa fondamentale. Allora, la guerra non è che è brutta, sono tutti pacifici, no. La guerra è il naturale presidio, e qua mi richiamo anche a quello che diceva Cosimo, è il naturale presidio a un sistema neoliberista globale che è ingiusto e quindi ha bisogno del bastone per potersi imporre. Quindi non è altro che quello. Inoltre questo strumento qui, voglio ricordare il manifesto Russell-Einstein, già dall'epoca fu sancito il discorso, è uno strumento potenzialmente mortale per la vita del pianeta. Prima noi ci preoccupiamo dei noi sapiens, ma anche tutti gli altri esseri viventi che attualmente vengono penalizzati. Quindi la guerra è un naturale presidio. Io sono convinto che la fase è talmente critica che non si può utilizzare la linea di avere qualche onorevole che ci fa la battutina, che ci fa l'interventino. Io credo che serva una levata di scudi popolare, quindi impegnarsi per realizzare un movimento con una proposta precisa. Io voglio ricordare che ho parlato anche appunto con questi amici, con le persone che si sono impegnate appunto in questo movimento con Santoro, ma anche con i colleghi di sinistra e Verdi, qua tra l'altro non sono riusciti a fare un accordo con loro, perché sarebbe stata nell'ordine naturale delle cose fare questo tipo di accordo. Allora io penso che genericamente appellarsi a questa guerra, che è una cosa cattiva, io voglio ricordare le caratteristiche. Questa guerra è il presidio indispensabile e inoltre è caratterizzata da essere un atto criminale, un atto primitivo, irrazionale, stupido e nel caso italiano anche contro la nostra Costituzione. Quindi in una situazione del genere sinceramente non vedo una via d'uscita trovando l'amico eccetera. Voglio dire invece che a proposito degli interventi sul fronte della Cina mi sembra interessante, perché io per la mia esperienza io ho guidato la delegazione italiana per un po' di anni nell'organismo internazionale legato all'International Civil Aviation, quindi ho avuto modo di conoscere delegazioni un po' di tutto il mondo. E voglio dire che la Cina è tra i paesi, siccome noi abbiamo un elemento di misura per capire quanto
si è bulli del pianeta, basta vedere le spese militari fatte, sappiamo qual è la classifica. Inoltre, per sapere quanti delinquenti sono questi signori qua della guerra, vogliamo ricordare quanti morti hanno fatto. Attualmente abbiamo queste due guerre che ci riguardano direttamente, che sono potenzialmente quelle più pericolose, in particolare quelle dell'Ucraina. Quindi, a mio avviso, bisogna puntare a creare un movimento con, diciamo, con una forza d'urto importante dal punto di vista popolare. Dopodiché è chiaro che noi utilizziamo anche gli strumenti politici e giuridici, perché noi siamo in contatto, abbiamo visto come, non so, Fabio o altri giuristi importanti hanno contribuito per la Palestina a fare mettere tutta una serie di provvedimenti a livello internazionale. Quindi io sono più convinto che i nostri impegni devono essere legati al fatto di portare molta gente, anche perché il rischio è enorme adesso. Secondo me proprio c'è il rischio da un momento all'altro. Allora, io finisco e chiudo. Siccome egoisticamente sono molto interessato a sta vicenda, perché ho un nipote di 11 anni e vorrei evitare di essere sputato nella tomba quando sarà, per il mondo che stiamo lasciando. E quindi credo che sia nel nostro interesse e un dovere che dobbiamo avere noi che siamo un po' più stagionati, diciamo, perdiamo i neuroni, però insomma diciamo ancora il software regge, che dobbiamo impegnarsi nella cosa di secondo me si può fare, perché parlando con le persone, e ripeto, finisco con la proposta concreta. La proposta concreta non può che essere quella di dire: noi come Italia puntiamo a fare quello che ha fatto il Costa Rica. Ricordiamo che il Costa Rica è un paese che dal 48 è senza esercito e hanno fatto un ottimo risultato, hanno la più alta biodiversità. Queste sono proposte concrete e precise. Inoltre, questo tipo di proposta si deve sposare col fatto che, siccome ci stanno facendo ingoiare l'economia di guerra, e quindi con una serie di contraddizioni, a partire dalla sanità. Io stesso, noi radaristi, abbiamo delle malattie professionali piuttosto gravi, ci accorgiamo che i costi sono elevatissimi per potersi curare. Bene, io dico, no, al di là di pensare che sia strumentale, non è strumentale per nulla. Se mi dicono che è indispensabile l'ospedale qua a Monteverde, c'è un grande movimento su questo argomento, qua a Roma, e mi dicono che la coperta è corta, io gli rispondo immediatamente: ti vendi l'F-35 e ne fai 2 ospedali, ma non strumentalmente per fare provocazioni, per fare il bordello a chi produce questa roba qua direttamente. Quindi collegare le lotte all'obiettivo definitivo del disarmo e di quello che ha fatto il Costa Rica, perché la guerra ce la impongono, ripeto, questi che sono i garanti di questa economia neoliberista che è distruttiva del pianeta. Grazie, ho finito. Enrica, grazie Francesco. Enrica. Sì, mi sentite? Sì, sì. Dunque, io sono una di quelle che ha partecipato sia alla raccolta delle firme per Pace, Terra e Dignità, sia poi per la campagna elettorale. Diciamo questa campagna elettorale che è stato un flash, perché è durata la raccolta delle firme un mese e la campagna elettorale alla fine nemmeno 20 giorni. È stata un'esperienza veramente molto interessante, soprattutto la raccolta delle firme, perché abbiamo potuto parlare con tante persone, anche persone così un po' smarrite, che non avevano un'idea precisa, che non si occupavano di politica, che però su questi argomenti della pace, della pericolosità delle armi, della guerra, eccetera, si sono rivelate molto sensibili. Naturalmente io capisco la delusione, cioè diciamo capisco Cosimo, però io sinceramente con l'esperienza di tante campagne elettorali, eccetera, era praticamente impossibile raggiungere il quorum, perché in un mese e mezzo di raccolta firme, che tra l'altro anche contestate, perché in 2 circoscrizioni le avevano rifiutate, quindi si rischiava di non presentarsi, quindi abbiamo dovuto anche aspettare un attimo il risultato del ricorso, che poi è stato favorevole perché è stata presentata in tutte le circoscrizioni. Però con tutte queste difficoltà, eccetera, praticamente prendere il 2,2% dei voti secondo me è un ottimo risultato. E soprattutto, a parte questo che vabbè, non so se avete notato, almeno io l'ho notato e per me è stato un segnale importante, soprattutto negli ultimi tempi, praticamente quasi tutti i partiti hanno messo la parola pace come principale
motore della loro attività politica, sia i 5 Stelle che diciamo che effettivamente loro per la maggior parte hanno votato contro l'invio delle armi, salvo la prima volta, quindi non è che non hanno mai votato per l'invio delle armi, c'è stato un momento in cui hanno aderito a questa cosa di inviare le armi per la difesa dell'Ucraina, quindi non è che sono proprio puri al 100%, però comunque poi dopo alla fine si sono riconvertiti e hanno messo questa parola pace, chissà perché, cioè la vedete 5 pace, la Lega pace, praticamente pure la Schlein che ha accolto Tarquinio, e secondo me è stata proprio la presenza di questo movimento spontaneo che è nato così, perché va bene, Santoro lo ha diciamo preso nelle sue braccia, si è messo come persona conosciuta, quindi probabilmente una gran parte delle persone ha votato perché lo conosceva, eccetera. Però diciamo ci ha accolto così come vari gruppi pacifisti, movimenti, eccetera, come Francesco, chi sai, in altre associazioni, sono nella WILF, che è un'organizzazione femminile che sono più di 100 anni, che si occupa di pace, disarmo e femminismo, quindi proprio antichissima. E tutti questi movimenti avevano forse bisogno di incontrarsi perché purtroppo sono sparsi, hanno delle posizioni diverse, anche fra di loro ci sono delle incomprensioni, ci sono alcuni che veramente, insomma, anche poco recuperabili, Alfonso ne sa qualche cosa, però voglio dire, molti di questi si sono riuniti e hanno portato avanti questa cosa. Naturalmente adesso siamo tutti d'accordo in cercare di coinvolgere per esempio Sinistra e Verdi, Alleanza Sinistra e Verdi, perché è quella più vicina, insomma, è quella più coerente, quella più chiara nei confronti del disarmo e contro la guerra. Però anche quei eurodeputati che sono entrati con i partiti che non sono tradizionalmente pacifisti, però siamo perfettamente d'accordo e vogliamo aprire questo, fare una discussione, cercare di fare delle iniziative in comune, sempre, certo, poter raggiungere quello che ha fatto il Costa Rica sarebbe un sogno, perché è l'unico paese al mondo che ha abolito l'esercito, quindi magari, cioè magari l'obiettivo. Però io non sarei così negativa, così dice, ah, non ha raggiunto il quorum. No, no, è una forza che serve da pungolo, che sta lì, che vuole una cosa, che vuole portare avanti le istanze contro la guerra, anche sull'obiezione, su tutto quello che è legato al disarmo, contro la guerra, il nucleare, tutte queste questioni. Siamo tutti d'accordo su questo. Comunque noi adesso giovedì, forse Alfonso sei rimasto nella chat di pace, faremo un incontro appunto per vedere i passi successivi. Comunque mi sembra che Santoro che ha parlato ha detto no, io non voglio rinunciare a questo patrimonio che abbiamo messo insieme, quindi cerchiamo di capire, di organizzare qualcosa sempre dal basso per portare avanti queste istanze. Posso aggiungere una cosa a quello che hai detto? Sì, tutto quello che vuoi. No, volevo dire che, e Alfonso se lo ricorderà, a un certo punto i sondaggi erano partiti, almeno la prima volta che ho visto i sondaggi, qui era presente anche nella lista dei partiti, il Pace Terra Dignità, era data all'1,5. Poi è passato all'1,8, 2,1, è arrivato fino a 2,7 a 3 settimane prima dalle elezioni. Quindi anche quel po' di diffidenza, perché anch'io non ero convinto che ce l'avrebbero fatta, ti dico la verità, perché era veramente, avete fatto un lavoro eccezionale aver raccolto le firme. Comunque, anche con le firme pensavo che sarebbe stato difficile raggiungere il 4%. Però quando ho visto quel sondaggio 2,7 a 3 settimane prima, ho pensato, ma vuoi vedere che con questo trend di crescita forse si arriva al 4%? E ho sperato di sì. Poi improvvisamente i risultati ci hanno dato 2,2, no? Che diavolo è successo? Perché c'è stato questo arretramento? Perché
Pronto? Sì, sì, sì. No, guarda, poi ciascuno, infatti ci vedremo giovedì anche forse per Cioè, cercare di capire. non vorrei che sia stata l'uscita di, forse male anche, ma anche male interpretata, di Santoro, quando a un certo punto ha detto che non... Ora, io sono convinto che l'intervistatore, quando ha scritto l'articolo, perché io ho letto soltanto l'articolo, non il video, molto probabilmente avrà interpretato in maniera forzata quello che aveva detto Santoro. Però non vorrei che sia stata l'uscita poco piacevole per molti sulla questione della NATO. Era la questione della NATO? Eh sì, a quella mi riferisco. Beh, guarda, quando c'è stata quell'uscita, effettivamente fra di noi ci sono state un po' di... Ma lui secondo me voleva dire che forse in questo momento chiedere l'uscita unilaterale dell'Italia dalla NATO ha poco senso perché la NATO si deve sciogliere in generale. Sarà stato questo, non lo so, ma io non credo che, anche perché tra i votanti, tutti che conoscono, che hanno sentito, io credo che sia più la paura che Alleanza Verdi e Sinistra potesse non raggiungere il quorum. Io ce l'ho anche in casa, cioè, che ha votato per No, l'Alleanza. guarda, ti interrompo, scusami, ti interrompo ero sicurissimo che ce l'avrebbe fatta perché aveva due persone estremamente importanti che erano Ignazio Marino, che chissà perché doveva essere candidato, comunque aveva preso contatti con Pace, Terra, Dignità e poi non è stato più candidato, e aveva anche Lucano e anche altre persone importanti, perché sulla questione dei beni demaniali, per esempio, Marino, almeno nel centro, nel Lazio, è un riferimento importantissimo, perché è quello che veramente stava mettendo a posto le questioni sulle concessioni, eccetera, eccetera. Quindi facendo fuori tutta quella criminalità, quei lobbisti che purtroppo sono ancora in piedi e sperano di esserlo ancora di più con la Meloni. Quindi io di questo ero sicurissimo che ce l'avrebbero fatta raggiungere il quorum. Scusami, ti ho interrotto. Beh, ma probabilmente anche con quelli che non hanno votato Pace, Terra e Dignità per dargli il voto, non lo so. Comunque, guarda, giovedì ne parleremo. Io adesso questa è la mia opinione. Voglio sentire anche che cosa ne pensano gli altri. Lo stesso Daniele Novara era nella lista dei candidati, l'ho vista io perché gliel'ho tolta dalle mani da Maurizio Fabbri, fra i candidati Pace, Terra, Dignità del Nord-Est. Come mai poi Daniele Novara non era più candidato? Allora io non mi sono mai osato di chiederglielo e non glielo chiederò mai. Se ne vuole parlare lui, bene. Però anche lui era un riferimento importante, soprattutto nell'ambito dell'istruzione. Vabbè, tutti sapete che... Vabbè, basta, io ho finito. Sì, sentiamo altre testimonianze, no, su questa domanda. Secondo voi come mai non si è riusciti a raggiungere il quorum Pace e Terra Dignità nell'ambito poi del risultato delle forze, per esempio questo boom di Alleanza Verdi e Sinistra che è quasi arrivato al 7%, e poi anche il successo dei candidati pacifisti nel PD, perché è stato un successo. Ma sì, il Movimento 5 Stelle si dice che è crollato, quindi si è aperta la maretta interna, no? Tutti lo leggiamo sui giornali, Grillo che ritorna in campo, un'eventuale sostituzione di Conte, è tutta questa situazione su cui sappiamo che i media, diciamo in siciliano, ci abbagnano panuzzo, noi leggeremo nei prossimi giorni di tutto e di più. Però ecco, un voto pacifista c'è stato. Probabilmente c'è stata anche, questa è la mia tesi, questa paura
di un grosso successo della destra e questo tentativo ed esigenza di ricompattarsi come alternativa a un successo esagerato della destra. Quindi il PD, che è pure aperto, no, con candidature pacifiste, è stato visto come un argine a uno strapotere possibile della Meloni. La Meloni è impostato come un referendum su di sé, no? Su Fratelli d'Italia, che avrebbe dovuto sfondare. E quindi, impostato come un referendum, c'è stata una polarizzazione, no? Tutti ad aggregarsi rispetto alle situazioni che potevano apparire sicure come argini. Allora, il PD, che ha avuto l'intelligenza con la Schlein di fare queste aperture, ma anche Alleanza Verdi e Sinistra, perché quando c'è una polarizzazione, no? Si dice bisogna evitare che poi la destra stravinca, c'è la tendenza a puntare sul sicuro. Allora, Alleanza Verdi e Sinistra, non so, vedo appariva, dice, beh, sarà piccola, ma perlomeno sono più convinto di non sprecare il mio voto in questa situazione molto delicata in cui la destra può sfondare. E quindi Pace e Terra e Dignità in questa con Santoro ha pagato, secondo me, questa polarizzazione e il fatto che non è venuta fuori poi quella che era la scommessa su cui ufficialmente si puntava. No? Noi diciamo non volevamo andare a togliere i voti a quelli che ce l'avevano già, i 5 Stelle, il PD. Noi volevamo riattivare una partecipazione dall'astensionismo. Quindi la domanda da fare è perché non è scattata questa scintilla nel mondo dell'astensionismo. Anzi, si è avuto il massimo in Italia dell'astensionismo. No? Quindi Pace e Terra Dignità era una scommessa, riattiviamo, no? Delle forze che si sono perse per strada. Questo è il vero problema. In una situazione di polarizzazione, però noi, tra virgolette, dico noi, non siamo riusciti a creare quella scintilla per il ritorno alla politica della massa astensionista. Quindi questa sarebbe la domanda da farsi. Come mai questa scintilla non è scattata? Sarà una tendenza generale della situazione politica italiana, ma c'è anche qualche colpa nostra, no? Perché poi ovviamente non è che quello che facciamo noi, come dire, automaticamente determina il comportamento del prossimo. Cioè, se c'è una tendenza alla ed è fortissima, e questa è la tendenza popolare, cioè, tu ci puoi mettere anche San Francesco, ma non ti riesce a invertire la tendenza. Non so se riesco a spiegare. Certo, puoi, come dire, fare qualche cosa perché la tendenza sia meno forte, ma la tendenza resta questa. Ecco, vedo altri che hanno alzato la mano, quindi ho dato questo stimolo, no? di riflessione. Il nostro problema è di non avere fatto scattare la scintilla di un ritorno alla politica di una parte di questa azione. Luigi, hai alzato la mano, poi non ne vedo altri. Io non so alzare la mano. Ci sono Emanuela. anch'io, Alfonso. Quindi Luigi, Alessandro ed Emanuela, via. Come volete, cominciamo con chi non ha parlato finora, con Emanuela. Va. Ok, grazie. Io riprendo il discorso da quello che dove l'ha lasciato prima Alfonso Navarra rispetto all'Arena di Pace di Verona e Pace, Terra e Dignità, che devono essere due forze da rimettere insieme, da andare avanti, certo, da continuare il loro cammino, e il carico che è stato dato visibilmente e anche nella comunicazione da padre Zanotelli è sicuramente da dare una grande forza. E padre Zanotelli,
proprio in quell'occasione ha posto l'attenzione che quella non è una tappa, non è altro che doveva essere una continuazione su alcuni progetti fondamentali che cambiano proprio il volto dell'Italia, parlava del premierato, del rischio del premierato, dell'autonomia differenziata su cui c'è stato il 13 giugno e beh, poi sappiamo, io non ho più seguito purtroppo gli ultimi 15 giorni tutto quello che è passato tramite chat per le vicende mie personali molto forti e intime, quindi però riprendo il discorso dell'autonomia differenziata perché il 17 c'è a Roma un incontro contro questa azione di squadrismo che c'è stato in Parlamento, di cui voi siete sicuramente a conoscenza maggiore rispetto a me, e dove l'autonomia differenziata è presente con tutta la sua forza, l'avanguardia che c'è a Roma. Quindi portare la presenza su questo problema che va proprio a scemare le colonne portanti del nostro vivere insieme e riprendo invece un punto portato avanti da ormai da vari mesi da Alex Zanotelli, la difesa della legge 185 del 90, basta favore mercanti d'armi. C'è un nuovo disegno di legge che è passato già al Senato e che non so se in questi giorni è passato alla Camera, non credo, però secondo quello che dice padre Zanotelli, non sono sufficienti inviare lettere ai deputati, ma bisogna fare azioni di disobbedienza, o meglio azioni di obbedienza. La nostra Costituzione di disobbedienza, che la legge non deve essere toccata, perché questo significa aprire proprio il varco alla produzione e al commercio di armi senza nessun controllo. Con la legge del 90 si era arrivati al controllo tramite la voce del Parlamento che poteva quindi dare una sua relazione, per cui da lì venivano tratte la lista delle banche armate e dare disponibilità alla massa della gente che non vuole la guerra, non mettere i propri soldi e risparmi sulle banche armate e ritirarli. Ora, certo, sono movimenti che dal basso fanno fatica a insinuarsi, ma capire che siamo noi che diamo la forza alle banche, perché sono i nostri risparmi che vanno a dire con 100 euro là, 100 euro là, vanno a dire fate quello che volete, se noi non difendiamo quello che riguarda la possibilità di controllare. E l'altro punto anche, secondo me, e quindi fare azioni di disobbedienza, sta chiedendo Zanotelli, nei nostri incontri di cui parlava Francesco, non so se c'è ancora, quando ci vediamo i primi mercoledì di ogni mese con Alex Zanotelli in denuncia di quello che accade ai migranti, e ora mette in rilievo pure il piano Mattei, che è un piano ultraliberista a difesa dell'Africa neocolonizzata e contro l'Africa che si vuole difendere dalla neocolonizzazione. Quindi è un falso, chiaramente, piano africano. Ritornando ai movimenti che possono essere anche uniti dal basso, perché voi giustamente state parlando di commissioni di rappresentanza al Parlamento di Strasburgo, dell'insediamento e ai contatti fondamentali e istituzionali, ma ricordiamoci che il nostro governo istituzionalmente sta cambiando tutto, a partire dalla formazione nelle scuole che è affidata spesso agli eserciti, l'alzabandiera, ancora me ne ero segnate queste cose. Ah sì, il divieto
di poter intervenire a difesa dei migranti in viaggio, perché negli anni devono fare, sappiamo, i giri verso quali porti per poi ritornare in mare, divieto dei mezzi aerei di sorvolare e di vedere che cosa accade. L'altro aspetto è l'ENI. Ora c'è la liberalizzazione del commercio rispetto, scusate, agli allacci nostri individuali al fornitore o produttore di gas. Perché non si crea un movimento che vuole dire no, mi stacco dall'ENI dove è fornito dall'ENI per andare da, e che ci sono delle possibilità di scelte, poche che sono sempre certo fossili, energie fossili, però di cui abbiamo notizie che viene gestito in modo controllato, corretto, e che comunque non vanno a cercare il gas nel mare della Palestina, quella zona. Ecco, qui questo volevo dire. Grazie. Bene, grazie Emanuela. Allora ci sono Alessandro e Luigi. Chi vuole prendere la parola per primo dei due? Vai Luigi. Però non si sente. Niente audio. Sì, pronto, sì, pronto. No, è giusto un commento rispetto a quello che diceva Enrica del Costa Rica. Il Costa Rica non è più l'unico Stato che ha soppresso il suo esercito. Attualmente sono circa una ventina di Stati che hanno soppresso il loro esercito. Naturalmente sono dei piccoli Stati. La lista di questi Stati si trova facilmente su internet. Se qualcuno vuole la posso anche diffondere. Comunque sono stati piccoli Stati ma riconosciuti dall'ONU. Ecco, solo questo commento. Bene, grazie Luigi. Diciamo che di questi sono 6 che sono effettivamente autonomi e indipendenti, poi ci sono altri che hanno deciso di farsi proteggere, altri 14 da realtà esterne, quindi sono protetti, no? Sono senza esercito, ma in qualche modo hanno accordi di protezione. Però sicuramente non è uno solo. Questo sempre per precisare, no? Che sia sempre utile. Sì, sì. Alessandro, sì. Sì, beh, insomma, intanto dal Costa Rica parte il 2 di ottobre la Marcia Mondiale per la Pace, che ritorna lì il 5 di gennaio dopo aver fatto tutto il giro del mondo. E mi pare una bella cosa. Ma per tornare all'argomento, grazie del pollicione, Enrica. E per ritornare all'argomento di prima, io credo che siano stati fatti abbastanza pochi errori, tutto sommato, nella tornata elettorale. Io credo che invece sia stata gestita molto avvedutamente dal potere dominante questa campagna, perché ha fatto di tutto per continuare ad alimentare l'astensionismo, principalmente attraverso il mezzo delle veline uniformi in tutto l'ambito dell'informazione mainstream. Cioè praticamente la gente è iperannoiata dalla politica e non trova la maniera per interessarsene minimamente. Per quanto riguarda invece chi la politica la segue, è stato fatto anche una manovra abbastanza intelligente in questo senso, secondo me, perché perfino Crosetto si è dichiarato pacifista alla vigilia del voto. Oggigiorno vengono fuori veline che dicono che è l'Italia che ha fermato la deriva bellica in Europa. Ma stiamo scherzando? Cioè, questo viene propinato alla gente. Ci stanno prendendo per i fondelli completamente. Il voto massiccio per Alleanza Verdi
è dovuto sia alle 2 o 3 candidature di prestigio che ci sono state, che secondo me comunque non è una maniera veramente politica di andare alle campagne elettorali, ma comunque così è. Ma soprattutto pensiamo alle comparsate costruttivissime di Bonelli a Porta, a Vespa. Quando mai è stato trattato così? Mi sembra che il motivo sia abbastanza evidente: per contrastare l'unica presenza pacifista in TV era quella di Santoro, da Floris e dalla Gruber. Mi pare che 1 più 1 faccia 2. Se a questo aggiungiamo la illuminazione sulla via di Damasco della Schlein che candida Tarquinio e qualche altro dato ancora, credo che la manovra si delinei abbastanza chiaramente, manovra per la quale noi abbiamo ben poco potere di interdizione. Quindi il problema è proprio questo: trovare gli strumenti per influire nella dinamica di potere più di quanto abbiamo potuto fare ora. Bisogna trovare degli argomenti che riescano a mettere insieme la gente più di quanto è stato finora, e spero proprio che non dobbiamo arrivare alla guerra definitiva in Europa per poter avere questa possibilità. Spero che riusciamo a trovarla prima questa maniera. Mi fermo qua, grazie. In questo momento ci sono, siccome non siamo organizzati, c'è molto pacifismo, come possiamo dire, no? Retorico, e non c'è quello appuntato sugli obiettivi che poi fanno la differenza. Non siamo organizzati, c'è poco da poter influire in maniera generale, bisogna creare questa organizzazione. Da qui nasce la proposta del gruppo di obiezione alla guerra, non per la pace, perché per la pace è stato anche Crosetto, non si è spacciato, per la pace sono tutti. E l'elemento decisivo è quello: noi non vogliamo gettare benzina sul fuoco di questa guerra in Ucraina, in particolare, che sta arrivando a una stretta ed escalation estremamente pericolose e drammatiche, perché stanno attivando il gioco del pollo, si stanno minacciando apertamente l'uso delle nucleari tattiche, stanno dicendo che guarda che se tu vali io invio truppe, sono gli scenari, stanno dando le armi per dire beh, a lungo raggio intanto è possibile colpire le basi di lancio di Mosca. E su questo, per esempio, Crosetto si è anche un po' sfilato alla vigilia delle campagne elettorali. Dobbiamo attrezzare gli eserciti per sostenere una guerra ad alta intensità. Dobbiamo esserci preparati con questi eserciti entro il 2029, dobbiamo investire, ci vuole l'economia. Siamo in questa situazione qua, e quindi c'è poco da scherzare, c'è da organizzarsi, e questa iniziativa che noi facciamo è per individuare e poi riuscire anche a scatenare quello che è l'effetto concentrico di cui parlava Enrico, no? Avendo le idee chiare, no? Mettendo insieme i pacifisti, tra virgolette, gli antimilitaristi che hanno un'effettiva volontà, mettendosi insieme gli oppositori, no? Probabilmente riusciremo anche a cascata a fare prendere posizioni alle forze un po' più più in bilico, reticenti, no? Che ci stanno pensando, e soprattutto ad avviare un rapporto con
il popolo che è confuso ma non vuole essere trascinato, ancora lo dicono, no? Che poi questo è l'atteggiamento fondamentale dell'opinione pubblica. E qui è importantissimo, per esempio, le campagne sull'obiezione di coscienza. Già ne parlava Emanuela, non solo lei, ma anche quella sul servizio militare che stanno reintroducendo in forme ambigue, mezzo obbligatorio e mezzo volontario, no? In Germania hanno già deciso di fare una forma ambigua sul modello svedese, per cui tutti devono rispondere a un questionario obbligatoriamente, poi da quel questionario devono trarre quelli che poi saranno coinvolti in forme di mininaia. In Svezia sono il 10%, in Germania dicono che è una percentuale troppo alta, però siamo là e anche in Italia ci si arriverà. Allora, questa campagna diventa fondamentale che la facciano chi ha proprio la determinazione nell'opporsi e fare azioni di obiezione e disobbedienza civile, azioni serie. Noi abbiamo fatto una proposta, stiamo cercando di coinvolgere altre realtà, no? Abbiamo l'appello e ovviamente ci sono tutta una serie di forze che si stanno buttando, no? Noi abbiamo fatto la proposta, ora c'è il movimento non violento, poi c'è il MIR, c'è quell'altro, ma il punto fondamentale della nostra proposta risiede in due aspetti. Primo, la pubblicizzazione dell'albo degli obiettori fa riferimento a leggi che sono già in vigore e noi nell'albo degli obiettori vogliamo che ci siano tutti, perché il concetto di difesa alternativa non violenta che abbiamo coinvolge tutti, quindi a prescindere dall'età anagrafica tutti possono fare questa dichiarazione e devono battersi per essere inseriti nell'albo degli obiettori, tutte e tutti, no? Anche il genere, a prescindere dall'età, non solo quelli in età di leva o quelli che hanno fatto in passato l'obiezione. Questa è la prima caratteristica, rivolta a tutti, pratica. Secondo, ci stiamo riferendo a leggi già in vigore, non alla solita sceneggiata, no? Facciamo l'altra difesa è possibile perché no, il Dipartimento. Cioè noi abbiamo ottenuto delle leggi e dobbiamo metterle in pratica. Abbiamo avuto stravolto il servizio civile. No, c'è una pratica che è un qualche cosa di cui non possiamo tacere. Quindi il problema non è no, facciamo come se dobbiamo cominciare da zero, no? Dobbiamo ripartire da tre. Noi dobbiamo ripartire dalle leggi che già ci sono e che devono essere attuate bene. Questo è il punto. La proposta che abbiamo fatto anche con Tonino Drago, che è stato il primo presidente del Comitato per la Difesa Civile e non violenta. Le leggi ci sono attuate male, dobbiamo batterci perché siano attuate bene, ma ci sono, no? Non pensare tanto per fare fumo con l'iniziativa popolare, dipartimento e via discorrendo. Poi ognuno faccia quello che vuole, perché noi diciamo che le impostazioni possono essere diverse, 100 fiori sboccino, no? Ognuno tiri fuori la sua e cerchiamo di collegare tutti. Colleghiamo persino chi non parla di obiezione, ma vuole parlare di, che ne so, di diserzione, perché ci va bene un pacifismo strumentale in questa situazione qua. No, noi lavoriamo per la dichiarazione in un certo modo, ma colleghiamo per chiunque vuole in qualche modo non collaborare e partecipare con questa guerra. Aperti. Però da parte nostra una proposta deve essere chiara. Quindi questa campagna le campagne plurali sull'obiezione diventano fondamentali per il rapporto con la gente, in particolare questa dell'obiezione alla mininaia incombente, che non è una stronzata, dice in Germania l'hanno già decisa, ed è una cosa anche qui furbissima, perché sostanzialmente viene vista come, non è vista come veramente obbligatoria, però una parte di obbligatorietà c'è. Al questionario devi rispondere, no? Poi bisogna vedere come la mettono, no? Ecco, io vedo che Brigitte e Daniele, se non sbaglio, hanno alzato la mano e loro potrebbero anche darci, per esempio, informazioni
più tutte le valutazioni e le osservazioni che possono fare su questa situazione del rilancio dell'esercito, degli investimenti militari, dell'economia di guerra in Germania e anche della mininaia che rientra in questo percorso qua. Sono quasi le 8 e direi che andiamo a chiudere, no? Comunque do la parola a Daniele. Sì, Alfonso, grazie. Abbiamo mantenuto questo contatto con Olga, abbiamo scritto questa lettera per questa mail e lei non ha ancora risposto, però lo farà a questo punto per mail e sicuramente abbiamo proposto a lei e anche a voi di instaurare questo contatto, se è possibile, per mail e usando questo DeepL o anche Google per tradurre le lettere, perché in sostanza è anche abbastanza, cioè, come dire, riesce a farlo abbastanza bene. Questi due sistemi funzionano piuttosto bene. DeepL comunque, mi sottolinea Brigitte, è meglio come tipo di traduttore da una lingua all'altra. Poi sul tema appunto di quello che sta succedendo in Germania, io purtroppo non posso aggiungere tantissimo. Le cose sono abbastanza note, avete visto che è passata questa legge, in fondo questo provvedimento del ministro della guerra, scusate, della difesa, che ha praticamente restituito il servizio militare, anche se in questa forma per il momento diciamo abbastanza semivolontaria, come sottolineava Alfonso. Però appunto c'è questo grande investimento in tutto ciò che è armamenti, in tutto ciò che è difesa, questa ossessione dei confini che purtroppo poi si riflette anche nel rifiuto dell'accoglienza di chi scappa dalle guerre, di chi scappa da situazioni di disagio ambientale, situazioni molto critiche, e che viene semplicemente respinto. Non si cerca nemmeno di sapere per quale motivo vuole chiedere l'asilo politico. Diventa sempre più complicato. L'approvazione di questa nuova normativa a livello europeo non ha fatto altro che peggiorare la situazione generale per quello che riguarda appunto la richiesta di asilo politico. E per il resto, purtroppo, anche le questioni internazionali sono abbastanza, come dire, sono note a tutti. Non attraverso i sistemi cosiddetti mediatici normali, quelli che sono più usati. Purtroppo ci dobbiamo informare, chi si vuole informare deve cercare di scovare le notizie in vario modo, perché l'informazione ufficiale è propaganda, semplice propaganda militare. Questo non solo in Italia, ma scommetto potremmo chiederlo anche a Luigi, la stessa cosa in Francia, in Germania è l'identica situazione negli altri paesi europei. Cioè c'è questa propaganda militare che uccide l'informazione, che dall'altra parte in caso di guerra è la prima a morire, per cui niente di nuovo. Poi per quello che riguarda Santoro e l'esperienza di pace, terra e dignità, è stata un'esperienza molto interessante. Io penso non si potesse fare di più, perché qualcuno ha anche sottolineato il fatto che Santoro era sempre presente in TV, ma attenzione, era presente in TV come giornalista, cioè sempre presentato come opinionista, non come esponente di un partito, di un movimento, sempre come giornalista che parlava con i colleghi, che insomma metteva quasi a disposizione la sua esperienza per i colleghi. Lui ha tentato di proporsi come esponente di una forza politica, però comunque era sempre trattato in questa forma, in questa veste un po', diciamo così, ambigua, no? E poi alla fine non è stata una grande possibilità di fare... Daniele, volutamente, perché lo so. hanno voluto far associare la pace, terra, dignità a Santoro. Infatti. Se fossimo partiti però 4 mesi prima con le associazioni di base, quelli che realmente sono pacifisti, e qui metto la nostra associazione, disarmisti esigenti, molto probabilmente potevamo incidere un po' di più tra gli astensionisti, ecco, quello volevo dire. Scusami. Sono d'accordissimo con te. In effetti
effetti poi anche i temi che sono stati sviluppati da Santoro non hanno previsto solamente il tema della pace, ma era collegato anche al tema ambientale, al tema della dignità delle persone nel mondo del lavoro, per cui c'erano tutti temi essenziali. Però anche nella presentazione televisiva i vari commentatori, gli intervistatori hanno cercato di mettere solo su quel punto lì, cioè solo sulla pace, come se fosse un evento slegato. E questo naturalmente ha favorito una disinformazione per chi prende le informazioni direttamente dai media, anche da quelli tradizionali. Questo purtroppo era difficile, forse avete ragione voi, se fosse cominciata prima la campagna elettorale sarebbe stato più semplice, perché anche l'esperienza dell'altro movimento, il Movimento 5 Stelle, è partito, è stata un'onda molto lunga, non è che sono arrivati subito al 33%, è stata un'operazione lunghissima con grandi manifestazioni di piazza, grandi interventi da parte di Grillo, che era un personaggio televisivo famoso, e così è stato anche per Santoro, ma è chiaro che in questo caso qui l'onda era abbastanza piccola, temporalmente non c'era la possibilità di farsi conoscere, ecco. Anche se lui si è dato molto da fare, ha partecipato, e anche tutti i suoi collaboratori mi ricordo di manifestazioni come quella di Pino Arlacchi a Napoli, di Benedetta Saveni che ha girato tutta l'Italia, di Raniero Lavalle, ma comunque sempre limitata ad ambiti ristretti, per cui insomma occorreva più tempo. Però l'idea non è da buttare via, ecco. Cioè, io dico francamente, purtroppo all'estero non ho potuto fare un granché perché era anche complicato, però mi è sembrata un'iniziativa validissima e che è giusto prolungare nel tempo, perché queste iniziative funzionano solamente se hanno un arco temporale più lungo. Se si esauriscono in un mese non funzionano, è difficilissimo, ecco. O anche in 4 mesi. Fabrizio, e con questo io penso di aver detto tutto quanto. Vorrei chiamare in causa Fabrizio per la dignità, no? Visto che abbiamo il nostro sindacalista che si occupa di giovani precari. Siamo alle 19:59. Spero che non cada improvvisamente la linea, che si chiuda. Quindi in teoria avresti 1 minuto, Fabrizio, no? Ma poi vediamo. No, mi sentite? Sì. Sì, parla Fabrizio, parla, se no chiudi. Il discorso è questo, proprio io ero convinto che il 4% pace terra e dignità poteva arrivare, ma non potevamo fermarsi su alcuni punti, bisognava specificare più la parola dignità, e questo purtroppo non è stato fatto. Cioè abbiamo anche noi le nostre responsabilità, perché non siamo riusciti a recuperare il 4%. Forse doveva partire prima, anche il momento della raccolta delle firme, e bisognava specificare dignità, e questo. E poi concordo con te, appunto, dobbiamo organizzarci e dare seguito, se vogliamo, a questa esperienza, che può anche servire per quei giovani che non credono più nella politica. È questo. Va bene. Allora, io Scusa, volevo solo dire una cosa, Alfonso, velocemente. Potremmo scrivere e far girare su tutte le chat un documento che va contro la narrazione del governo e non solo del governo, della cosiddetta deterrenza necessaria per arrivare alla pace. Mi sono rotto talmente le palle di questa narrazione, e ricordando le lezioni di Luigi Mosca su questo tema, perché non mandiamo subito un documento contro da far girare sul fatto che la deterrenza invece acuisce ancora di più le tensioni e porta esattamente non alla pace ma alla guerra? Un documento rivolto a chi? Alla cittadinanza. Facciamo girare in tutte le chat, lo inviamo. Io di chat non Beh, noi facciamolo, non abbiamo scritto libri, no? E quello che dovremmo fare in realtà è una serie
di interventi, spot, video, perché questo ci mancano. Contro la deterrenza c'è una biblioteca immensa e abbiamo anche, per esempio, scritto con Luigi, con Mario Agostinelli, La follia del nucleare, tutta una serie di libri, perché soprattutto la deterrenza nucleare, ma non solo, è il concetto che più stiamo mettendo all'indice. È tutto il pacifismo che batte contro questo, il pacifismo serio che batte questo concetto. Quello che forse manca è la capacità di trovare nuovi canali comunicativi, no? E quindi canali video efficaci, no? Questo ci manca, e su questo penso che dovremmo fare più che documenti per sensibilizzare, un centro di produzione, un archivio, il collaborare con l'osservatorio per quanto possa essere importante, comunque fare anche noi per la scuola della Repubblica materiale didattico e lavorare soprattutto con i giovani su questa cosa qua, no? Quindi io propongo questo. Guarda, Francesco ci può dare una mano, secondo me, se ha voglia. E allora... Assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi, I grazie, giovani Francesco. secondo me si convincono di più quando ci sono dei fatti, cioè per esempio delle prese di posizione concrete sulle questioni dell'ambiente, dell'agricoltura, perché a un certo punto anche nel nostro ambito si era parlato dei contenuti sulla, come dire, la risposta alla rivolta dei trattori, no? Anche questo per esempio è andata un po' in sordina e secondo me questo avrebbe avuto un impatto sui giovani, che secondo me sono appunto una questione importante, sono d'accordissimo con Fabrizio su questo. Va benissimo, allora io propongo di chiudere con questo intervento, di sentirci. Come sempre avrete questo video scaricabile con... Oh, già tornata, brava! Non mi ricordo come si chiama lo strumento, poi ci si potrebbe sempre lavorare su, e io tornerei proprio a Roma per lavorare a questo centro di produzione video con Francesco, Patrizia e via, chiunque voglia dare una mano. Allora, tagliate dove ho detto Vannacci criminale, mi ero scordato che c'è la registrazione. Salutiamoci, ecco, bene. Taglia, sennò ecco appunto. la beffa. Ciao a tutti. Gamba, ciao. 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 Grazie. Evviva la vita!